Ciao a tutte e bentornati in questo nuovo video tutorial insieme. Come vedete dal titolo, quest'oggi vi faccio vedere come realizzo la mia particolare versione del fiore dell'elleboro. È un fiore bianco, assolutamente meraviglioso quanto molto letale, ma sicuramente molto carino da realizzare in gomma eva e da inserire all'interno delle nostre composizioni. I materiali da utilizzare come al solito non sono tanti, li vedrete tutti all'interno del video e vi ricordo poi per qualsiasi domanda di lasciarmi un commento che sarò felicissima di rispondervi. Ora vi lascio al video tutorial.
Eccoci qui con i nostri fiori di elleboro terminati. Come sempre vi faccio vedere il progetto da vicino, così potete vedere bene tutti quei dettagli che magari si sono persi durante la registrazione o il montaggio del video. Come avete visto non è un progetto particolarmente complicato, assolutamente facoltativa è la scelta di utilizzare questa base del fiore recuperata dai pistilli, che vi ricordo abbiamo appunto tolto questa parte e siamo andati ad incastrare i pistilli prima nella base gialla e successivamente nel fiore, che potete appunto scegliere di non utilizzare. Io ho voluto utilizzarla perché mi spiace sprecare le cose e tanto è una parte del fiore che appunto non si vede e quindi non mi crea particolari problemi, anche se non è proprio verosimile all'originale, ma appunto potete o non utilizzarla o addirittura creare qualcosa voi in gomma eva. Questa è proprio una scelta personale. Così come una scelta personale l'utilizzo del fil di ferro flessibile per fare lo stelo del fiore. Vi ricordo che potete sostituirlo con uno stecchino di legno rigido, quello per fare gli spiedini va benissimo, in questo modo avrete meno difficoltà ad avvolgere la guttaperca e in generale a lavorare, perché chiaramente rimane molto più stabile. Io preferisco il filo di ferro flessibile perché facendo questi fiori singoli, nella maggioranza per comporre dei bouquet, apprezzo il fatto di poterli piegare e mettere un pochino sistemare a mio piacimento, quindi crea un effetto un po' più dinamico rispetto all'avere il fiore rigido, dritto e assolutamente non flessibile all'interno della composizione, ma ricordo è una scelta assolutamente personale. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video, fatemi sapere se vi piace il progetto, se proverete a rifarlo, sicuramente ci sono fiori realizzati molto meglio. Io vi ricordo questa è la mia versione di come faccio questo fiore meraviglioso. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, in questo modo non vi perderete nessun altro aggiornamento relativo a questa serie di video, ma in generale a tutti i contenuti che vengono pubblicati sul canale. Vi ringrazio ancora e ci vediamo quanto prima possibile con un altro video tutorial. Ciao ciao!